Al termine della puntata precedente ci siamo lasciati con una domanda alla quale non vi ho risposto. Ci siamo chiesti: ma come si fanno ad applicare le leggi della meccanica quantistica per andare a costruire dei sistemi di elaborazione dell'informazione? Questo sarà il tema del video di oggi, nel quale vi parlerò anche da cosa è costituito un computer quantico e vi esporrò alcuni dei gate elementari a qubit singolo. Durante l'esposizione di questo video andremo anche ad utilizzare la piattaforma web di IBM che ci permette di andare a programmare il computer quantico. Mi raccomando di non saltare la parte di spiegazione relativa ai gate quantici, la spiegazione ovviamente matematica, in quanto se appunto la saltate, poi una volta che andate a cercare di programmare il computer dell'IBM non capirete mai perché si sta comportando in un certo modo. Quindi come facciamo ad utilizzare le leggi della meccanica quantistica per costruire sistemi dell'elaborazione dell'informazione? Beh, i cambiamenti che si verificano ad uno stato quantico possono essere descritti con il linguaggio della computazione quantistica. In modo analogo a un computer, se avete presente un computer classico composto da circuiti elettrici, interconnessioni e ovviamente interconnessioni elettriche e gate logici, un computer quantico è costituito da circuiti quantici che contengono interconnessioni quantiche e gate quantici. In un classico calcolatore elettronico, le interconnessioni vengono utilizzate per trasportare le informazioni lungo tutta la scheda di elaborazione dell'informazione, mentre i gate logici vengono utilizzati per manipolare l'informazione, quindi trasformarla da una forma a un'altra. Consideriamo ad esempio un gate logico che elabora un singolo bit, quindi partiamo dal semplice. Avete presente qualche gate logico elettronico, ovviamente, che elabora soltanto un singolo bit e che non sia banale? Un esempio non banale di questa tipologia è il gate NOT, che si indica in questo modo, dove qui ovviamente abbiamo l'ingresso e qui abbiamo l'uscita. Come buona parte di voi saprà già, il gate NOT converte l'ingresso, ad esempio se è a 0 lo porta a 1 e se è a 1 lo porta a 0, dove questo è l'ingresso e questa qui è l'uscita. Ma a questo punto ci chiediamo: possiamo definire qualcosa in ambito quantistico che si comporti proprio come il NOT? Immaginiamo di aver svolto alcuni processi sul nostro calcolatore quantistico che hanno portato lo stato 0 allo stato 1. E poi che questa operazione si possa anche fare al contrario, quindi si possa portare questo 1 allo stato 0, no? Un processo del genere sembra il perfetto candidato ad essere la copia a livello quantistico del gate NOT elettrico. Tuttavia, specificare il comportamento del gate sugli stati 0 e 1 non ci dice assolutamente niente di quanto accade alla superposizione. Dobbiamo per forza tenere conto che può verificarsi una sovrapposizione di entrambi gli stati. Infatti il gate NOT si comporta linearmente portando lo stato alfa 0 più beta 1. Se avete capito bene come funziona, allora sapete già, potete dedurre che il gate NOT quantico porta questo stato allo stato corrispondente dove il ruolo di 0 e 1 sono invertiti, quindi vado a scrivere invece che alfa 0, alfa 1 più beta 0. La proprietà di linearità è una proprietà della meccanica quantistica. Un comportamento non lineare porterebbe a paradossi del tipo viaggi nel tempo, comunicazione a velocità maggiore della luce e violazione della seconda legge della termodinamica. Per rappresentare il gate quantico utilizzeremo una forma matriciale che segue le proprietà di linearità. Ipotizziamo ora di definire una matrice X che rappresenta il nostro gate NOT quantico. Quindi scriviamo X è uguale a 0, 1, 1, 0. Lo stato quantico alfa 0 più beta 1
è scritto con la notazione di vettore, quindi la notazione di vettore è la seguente: alfa e beta. Alfa ovviamente corrisponde all'amplitude dello 0 e beta corrisponde all'amplitude dell'1. L'output del gate NOT quantico sarà il risultato della moltiplicazione di x con alfa e beta e dovrà risultare uguale al vettore inverso, quindi beta alfa. In questo modo la moltiplicazione tra matrici oppure tra vettore e matrice, in quanto il numero di righe, che in questo caso sono 2, è uguale al numero di colonne, che in questo caso sono 2, la moltiplicazione è possibile. Allora prendiamo la prima riga, moltiplichiamo 0 per alfa e gli sommiamo 1 per beta. Quindi in questo caso, se andiamo a scrivere, in quanto abbiamo preso la prima riga, va sulla prima riga, ci va beta, poi seconda riga, prendiamo questa, facciamo 1 per alfa più 0 per beta e ci risulta alfa. E potete appunto notare che è uguale a questo risultato e quindi è corretto. Quindi il gate NOT prende lo stato 0 e lo rimpiazza con lo stato corrispondente alla prima colonna della matrice X. Lo stesso accade per 1, che viene rimpiazzato con lo stato corrispondente alla seconda colonna di X. Quindi i gate quantici a singolo qubit possono essere descritti da una matrice 2x2. Ora ci chiediamo, ci sono dei vincoli su quale matrice usare per un gate quantico? Ovviamente sì. Richiamando la condizione di normalizzazione, essa richiede che il modulo di alfa quadro più il modulo di beta quadro sia uguale a 1. Questo per lo stato quantico del tipo alfa 0 più beta 1. Di conseguenza questa condizione dovrà essere vera anche per lo stato V', che corrisponde ovviamente ad alfa' per 0 più beta' per 1, che sarà lo stato che otterremo una volta che verrà azionato il nostro gate quantico. Risulta quindi che la condizione necessaria sulla matrice che rappresenta il gate è che la matrice che andremo a chiamare U, in questo caso, che descrive il singolo qubit, sia unitaria. Cosa significa unitaria? Ovvero che significa che U, poi questo simbolo U, sia uguale alla matrice identità. Innanzitutto U indica una matrice quadrata e complessa, mentre in questo passaggio qui andiamo ad effettuare la moltiplicazione tra U che viene coniugata e trasposta e la rimoltiplichiamo per U matrice quadrata complessa. Ovviamente anche questa qui è una matrice complessa e il risultato dell'operazione è la matrice identità, ovvero quella con tutti gli 1 sulla diagonale principale. Fortunatamente il vincolo di linearità è l'unico vincolo dei gate quantici. Ogni matrice unitaria specifica un gate quantico valido. L'implicazione interessante in questo caso è che, in contrasto al caso classico, quindi al caso del computer classico elettrico, dove esiste un solo gate a bit singolo non banale, quindi ad esempio il NOT di NOT ne esiste uno. D'altra parte, nel mondo dei computer quantistici esistono molti gate a qubit singolo non banali. Quindi in sostanza noi possiamo andare a svolgere tante operazioni su un singolo qubit. Ora ve ne mostrerò alcune. Due importanti gate che andremo ad utilizzare sono Z, che è dato dalla matrice 1, 0, 0, meno 1. Quindi in questo caso cosa succede? Lascia 0 invariato perché alfa per 1 più beta per 0, quindi sulla prima riga abbiamo alfa,
e in questo caso, se avete capito il prodotto tra matrici, otterremo beta negativo. Un altro gate veramente molto importante nei calcolatori quantistici è il gate di Hadamard. Si indica con la lettera H maiuscola ed è dato da 1 su radice di 2 che moltiplica 1, 1, 1, meno 1. Questo gate particolare è spesso descritto come la radice quadrata del gate NOT e porta lo stato 0 allo stato 0 e ovviamente più 1 fratto radice di 2. E quindi in questo caso abbiamo che porta 0 in uno stato che sta a metà tra 0 e 1. Nel caso di 1, il gate di Hadamard porta 1 allo stato 0 meno 1 fratto radice di 2. E anche in questo caso porta 1 ad uno stato che sta a metà tra 0 e 1. Tuttavia dobbiamo notare che h elevato al quadrato non è un gate NOT, in quanto tramite alcuni passaggi di algebra possiamo trovare che h quadro è uguale alla matrice identità. E quindi se andiamo ad applicare due volte di seguito un gate di Hadamard, ad esempio in questo modo, due volte di seguito, il gate di Hadamard non ha alcun effetto. Per questo a inizio video ho detto che è importante seguire la parte teorica, perché altrimenti alcuni andranno a provare a concatenare due gate di Hadamard, si aspettano un risultato ma in realtà non cambia niente. In quanto il gate di Hadamard è molto spesso uno dei gate più utilizzati, proviamo a cercare di immaginare cosa accade alla particella quando attraversa questo gate. Andiamo a disegnare la sfera di Bloch, dove andiamo innanzitutto ad indicare i tre assi, denotando questo asse come z, questo come y e questo come x. Ipotizziamo che ci troviamo in questo stato, quindi nello stato 0 più 1 su radice di 2. La prima cosa che accade è che viene svolta una rotazione di 90 gradi lungo l'asse y, quindi in questo caso abbiamo una rotazione qui di 90 gradi. Andiamo quindi a disegnare lo stato successivo. Nello stato intermedio, dopo la rotazione di 90 gradi lungo l'asse y, ci troviamo con il nostro stato qui, a 1. L'ultima operazione che viene svolta sulla particella è una rotazione di 180 gradi lungo l'asse x, quindi avremmo una rotazione che in sostanza si traduce poi in un flip, quindi la nostra particella da qui andrà qui. E quindi una volta svolta la rotazione di 180 gradi lungo l'asse x, ci troveremo con la particella che si trova in questa posizione allo stato 0. Ovviamente nella rotazione possiamo notare che i gate a qubit singolo corrispondono sempre a una rotazione e poi a una riflessione dello stato del qubit. Quindi abbiamo detto che nella computazione quantistica esistono più gate che possono comportarsi come il NOT. Andiamo a scriverne alcuni, indicando con x NOT con risultato x l'operazione di NOT. Possiamo ottenere, allora indichiamo l'input che sarà sempre alfa 0 più beta 1. Questo input si può diramare in tre casi, ora ve lo faccio in rosso così non si confonde: primo caso, secondo caso e terzo caso. Nel primo caso andiamo ad utilizzare il gate X, che porta questo input al valore di beta 0 più alfa 1. Se invece questo input lo passiamo in ingresso al gate Z,
otterremo come risultato beta 0 meno alfa 1. Come ultimo gate abbiamo il gate di Hadamard, che vi scrivo qua perché sennò non ci sto, che si indica con H e porta alfa 0 più beta 1 ad alfa 0 più 1 fratto radice di 2 più beta 0 meno 1 fratto radice di 2, scritto in questo modo. Per il gate quantico Z mi sono sbagliato a scrivere in quanto la matrice era 1, 0, 0, meno 1, quindi ovviamente questo rimane alfa e questo diventa meno beta, come si può perfettamente calcolare dalla matrice. Per andare ad utilizzare il calcolatore quantistico dell'IBM dovete iscrivervi a quantumcomputing.ibm.com e accedere a questa piattaforma. Successivamente andate nel menu qui a sinistra e cliccate su Circuit Composer e cliccate su New Circuit. In quanto questo calcolatore è stato messo a disposizione dell'intera comunità, ci mette un po' ad elaborare i codici che gli inviamo, quindi qui ho già elaborato alcuni risultati che vi mostrerò successivamente. Innanzitutto qui di solito vi si presenta con 5 qubit e 5 bit normali. A noi ovviamente in questo caso ce ne basta uno, quindi qui scriviamo 1 al posto di 5. Innanzitutto vogliamo vedere cosa succede se applichiamo a questo qubit il gate di Hadamard. Questo qubit è inizialmente impostato a 0, noi gli passiamo il gate di Hadamard, poi andiamo a misurare il risultato. Notate che questo circuit editor ci permette anche di programmare in tutti gli script di OpenQASM, quindi il linguaggio di programmazione per questo tipo di calcolatori. Bisogna specificare OpenQASM 2.0 all'inizio, includere questa libreria, si definiscono i registri quantici e i registri normali, quindi a bit. Scrivendo HRQ di 0 stiamo applicando il gate di Hadamard al qubit numero 0, ovvero il primo qubit. Successivamente applichiamo una misurazione al qubit 0 che verrà riportata nel bit del registro 0. Quindi andiamo a vedere cosa succede ad applicare il gate Hadamard, ma un po' già ce lo aspettiamo. Ci troviamo in una situazione 50% e 50%. Infatti, come abbiamo detto, lo stato si trova tra 0 e 1, perché lo 0 viene portato a 0 più 1 fratto radice di 2 e sarebbe il caso di questa situazione in quanto il nostro qubit si trova a 0, l'1 invece verrebbe portato a 0 meno 1 fratto radice di 2. In ogni modo potete vedere che si trova in uno stato 50% e 50%. Se ora andiamo invece ad applicare due gate di Hadamard, quindi ne posiziono 2 qui, andiamo a vedere il risultato, ce lo aspettiamo già, cosa dovrebbe succedere? Non dovrebbe succedere praticamente niente. Ovviamente un po' di rumore quantico si fa sentire, quindi abbiamo una piccola percentuale sull'1, però potete notare che comunque la probabilità più alta rimane su 0, come ci aspettiamo a livello di calcolo, come abbiamo calcolato precedentemente. Successivamente andiamo ad eliminare, quindi clicchiamo sulla porta e clicchiamo su X e andiamo ad esempio ad applicare la porta X. Questo qui è un altro NOT, andiamo a vedere cosa fa e possiamo notare che X porta lo stato 0 allo stato 1. Infatti, se ricordate, X porta alfa 0 più beta 1 a beta 0 più alfa 1, quindi in sostanza inverte gli stati. Infine andiamo a provare ad utilizzare il gate Z. Prendiamo Z, lo posizioniamo qui, ovviamente ricordatevi sempre di misurare il risultato. Andiamo a vedere cosa accade
Se andiamo ad utilizzare z, vi ricordo che porta alfa 0 più beta 1 ad alfa 0 meno beta 1, quindi in teoria, siccome il nostro qubit è inizialmente posto a 0, non dovrebbe succedere niente. Ovviamente questo risultato è dato dal rumore quantico, però in ogni modo potete notare che la percentuale maggiore è comunque sullo 0. Ora vorrei provare prima ad utilizzare la porta X e poi ad utilizzare la porta Z, in quanto X sappiamo che porta alfa 0 più beta 1 a beta 0 più alfa 1 e successivamente applicando il gate Z dovremmo ottenere beta 0 meno alfa 1. Per andare a eseguire questo codice basta cliccare su Run, selezionare uno dei vari calcolatori che IBM ci mette a disposizione, io ho selezionato questo. Notate che questo qui è un simulatore, mentre questi sono veri e propri calcolatori quantistici. Selezionate un numero di shots maggiore a 1, perché altrimenti ottenete un pessimo risultato, e poi una volta che viene elaborato cliccate qui e andiamo a vedere il risultato. Possiamo notare che in questo caso abbiamo ottenuto un 1 più forte. Se non sbaglio, in questo caso avremmo dovuto ottenere meno 1, in quanto portiamo con x 0 a 1 e poi z in sostanza va a negare 1 a meno 1. Ovviamente i bit sono rappresentati da valori che possono essere o 0 o 1, quindi probabilmente quel meno 1 viene collassato al valore 1 binario. Ora il problema è che di matrici 2x2 ne esistono infinite e di conseguenza esistono infiniti gate a qubit singolo che possiamo andare a realizzare. Nonostante ciò, risulta che le proprietà dell'insieme completo, quindi l'insieme nel quale possiamo andare a definire tutte le infinite porte, e queste proprietà di quelle infinite porte le possiamo imparare tramite le proprietà di un insieme molto più ristretto di porte, e questo giova a nostro vantaggio. Ad esempio, come ho spiegato per la matrice X 01 10, un gate unitario a qubit singolo arbitrario può essere decomposto come un prodotto di rotazioni date dalla matrice coseno di gamma mezzi seno di gamma mezzi meno seno di gamma mezzi coseno di gamma mezzi. Un gate di cui parleremo più avanti, ad esempio, è dato dalla rotazione lungo z, che risulta E alla meno I beta fratto 2, qui 0, e qui E alla I beta fratto 2, sempre forma matriciale 2x2. A questo gate viene aggiunto un phase shift, ovvero una moltiplicazione per la forma E alla I alfa, quindi effettuo la rotazione su Z, poi faccio un phase shift, quindi moltiplico per questo, e questi gate inoltre possono essere scomposti ulteriormente. Questo però non dobbiamo farlo per tutti gli alfa, i beta e i gamma. Dobbiamo farlo solo per alcuni di questi che sono fissati, giustamente. In questo modo è possibile costruire un numero arbitrario di gate a qubit singolo usando un insieme finito di gate quantici. Più in generale, una computazione quantistica arbitraria su un qualsiasi numero di qubits può essere generata da un insieme finito di gate che vengono tutti detti unitari. Per ottenere questo insieme universale dobbiamo prima introdurre alcuni gate quantici che elaborano più qubits nello stesso momento. Ma questo sarà argomento della prossima puntata. Se vi è piaciuta quella di oggi lasciateci un like, se avete qualche domanda da porci scriveteci qui sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i video successivi e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!